Cari amici, bentornati sull'ABC del Surfcasting. Intanto grazie ancora per il supporto, vi invito a iscrivervi al canale, a mettere mi piace se quello che sto dicendo e sto facendo è di vostro gradimento, se è utile. In questa occasione voglio dedicarmi un attimo alla tecnica, quindi parliamo di uno degli argomenti sui quali ho ricevuto il maggior numero di domande e mi spiego. Parliamo dello shock leader. Perché noto che molti appassionati ancora non hanno perfettamente compreso a che cosa serva, lo ritengono a volte un qualche cosa che è inutile, superfluo. In realtà non è così. Lo shock leader è un elemento essenziale nel surfcasting, perché utilizzando piombi che vanno, diciamo così, dai 75 ai 200 e passa grammi, abbiamo bisogno di un qualche cosa che impedisca la rottura del filo durante il lancio. È chiaro che se noi abbiamo uno 0,30, 0,35 in piombo da 70 grammi, questa rottura non si verifica, ma se lo stesso filo lo usiamo per cercare di lanciare un 150 grammi, la rottura è automatica. Se lanciamo per fare distanza, se lanciamo per lanciarla sotto i piedi, chiaramente è tutto superfluo. Per cui lo shock leader diventa un alleato importantissimo. E sullo shock leader ci sono molte cose da dire. Ci sono molte cose da dire sul suo diametro, su come viene scelto, sulla sua lunghezza, su come viene preparato, su come viene annodato, ed è questo quello che vorrei portare a termine in questo appuntamento. E tanti sono i fattori che influenzano la scelta dello shock leader. Come dicevamo, partiamo dal peso del piombo, per cui c'è un peso del piombo indicativo al quale deve corrispondere uno shock leader di determinato diametro. È chiaro che se usiamo piombi sotto i 100 grammi, diciamo intorno agli 80-75, uno 0,38, uno 0,40 è sicuramente in grado di reggere la botta. Tra i 100 e i 125 grammi io direi che possiamo andare tranquillamente su uno 0,40, 0,45. Oltre i 125 grammi dobbiamo sicuramente stare tra lo 50 e il 55. Oltre i 150 grammi lo 0,60 ci dà una buona garanzia, ma attenzione, questa è anche funzione di altri due fattori. Il primo è la nostra tecnica di lancio, perché se noi siamo particolarmente potenti, compiamo delle rotazioni molto, molto ampie, oppure siamo tecnicamente ancora un po' acerbi e quindi diamo semplicemente una grande spallata, allora possiamo mettere in difficoltà questi diametri con questi piombi. E allo stesso modo, un altro fattore importante è la tipologia di canna, perché se abbiamo una canna a ripartizione, quindi molto potente, in grado di imprimere delle accelerazioni violente, certi diametri possono non reggere. Se abbiamo una canna con un'azione prevalentemente di punta, ma una certa comunque parabolicità, quindi un'azione di tipo parabolico progressiva, la maggior parte delle canne che utilizziamo nei nostri mari hanno questo tipo di azione, allora questi diametri vanno sicuramente bene. L'importante è avere sicurezza, perché shock leader è sicurezza, ma non è soltanto sicurezza nel mandare il piombo con la nostra esca dove vogliamo, ma è anche sicurezza per le persone che abbiamo intorno, perché se lanciamo sopra la testa non c'è nessun problema, spacchiamo, il piombo viene proiettato quasi esclusivamente in avanti. Ma se effettuiamo un lancio con rotazioni laterali, un ground cast, quelli che stanno, se siamo destri, alla nostra destra sono a rischio, perché in caso di rottura possono essere colpiti dal piombo, quindi non possiamo tollerare questo rischio. E dove avviene questa rottura? Mediamente la rottura avviene nel nodo di collegamento, il piccolo moschettone del clip che usiamo con il piombo, perché
poi lo vedremo, io escludo di annodare direttamente lo shock leader al piombo, oppure viene nel link che collega lo shock leader col trave, perché sono due punti deboli. Perché è chiaro che se abbiamo un trave dello 0,55 dobbiamo avere uno shock leader dello 0,55 indicativamente, dobbiamo avere omogeneità nella costruzione del nostro trave. Ora, passo dopo passo, partendo dalla scelta dello shock leader, andiamo a vedere come comportarci, che nodi fare, che scelte fare e quali sono i possibili e potenziali shock leader. Andiamo a vedere quali possono essere gli shock leader. L'intrecciato, che ha qualche vantaggio, qualche svantaggio, il tapered, il classico nylon che usiamo da milioni di anni. Vediamo i vantaggi del braid: diametri sottilissimi, infinitesimali, nodi quindi invisibili, una grande morbidezza, e questo è sicuramente un qualche cosa di molto positivo. Adesso andiamo a vedere quelli che sono gli svantaggi. Sicuramente una scarsa resistenza all'abrasione. È un elettroconduttore, per cui in presenza di forti componenti elettriche nell'aria, temporali nei paraggi, se usiamo assieme un intrecciato rischiamo di prendere la scossa. Non è elastico, quindi tutti gli sforzi si scaricano sul nostro finale. Caro vecchio nylon, elastico, resiste all'abrasione, è affidabile, a meno che non ce l'abbiamo vecchio di 50 anni. Quali sono gli svantaggi? Visto il diametro, vengono dei nodi piuttosto grossolani per quanto siamo bravi a farli, e quindi le alghe si andranno a depositare esattamente lì. Ora vediamo il tapered, il conico, nodi minuscoli, relativa morbidezza, anzi direi parecchia morbidezza, perfetto in situazioni di pesca medio-leggere, quindi un 18,57. Quali sono gli svantaggi? Il nodo di giunzione tra uno 0,18 e uno 0,18 è un nodo delicato, per cui conviene sempre togliere qualche metro di iniziale shock leader, quindi lo 0,18 portarlo magari verso un 22 o un 24, quindi eliminare un paio di metri e effettuare il nodo, uno di quelli che ora andiamo a vedere partendo dall'All-Bright. L'All-Bright Special è uno dei migliori nodi di collegamento tra materiali differenti, quindi nylon su braid, quindi intrecciato, nylon sull'acciaio, l'intrecciato sull'acciaio. Si crea un primo loop, inseriamolo il filo più sottile all'interno, effettuiamo 6-7 avvolgimenti in modo tranquillo, con le spire una vicina all'altra, come sto facendo. Ci sono diversi tutorial che ho già preparato, alcuni hanno avuto delle visibilità, delle visualizzazioni incredibili, oltre 1,5 milioni. Quindi effettuiamo 4-5 giri, anche 6 o 7, quanti ce ne sentiamo sicuri di fare, dopodiché rientriamo all'interno del loop. In modo molto morbido andiamo a chiudere il nostro loop. Ho messo parallele le fibre, lo chiudo, guardate che nodo minuscolo, affidabilissimo, basta crederci. Ci ho pescato gli squali con questi nodi, con queste giunzioni, quindi pesci da 150 kg. Lo ripuliamo, passa attraverso gli anelli, che è un piacere. Provatelo qualche volta, imparate a farlo perché è una certezza. Nodo dello shock leader, uno dei tanti, gli altri li abbiamo visti in studio. Primo nodino, chiudo ma non troppo, giro, torno indietro, visto che parliamo di shock leader, importantissimo, quanti giri di shock leader sulla bobina? Rotante. Arriviamo al nodo, lo mettiamo laterale il nodo, così non ci dà fastidio. Eccolo qua, laterale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In posizione di lancio io ho 7 giri. In questo modo sono tranquillo, se ne possono mettere anche 8 o 9. È chiaro che se lo shock leader è uno 0,60 e più,
i giri di meno, perché altrimenti si gonfia troppo la bobina. Stiamo parlando di pesca, quindi questo è uno 0,60, 7 giri, bobina semivuota, va benissimo. Adesso lancio. Dove lancio? Qua sotto. E simulini le bobine fissa? Beh, almeno direi 6-7 giri con la canna e il terminale in posizione di lancio. Almeno 6-7 giri, per piacere. Il più grande dei saraghi, ma comunque un sarago, saragotto, mare mosso, condizioni stupende. Alla fine abbiamo tolto il cappotto.